Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. Nello scorso video abbiamo affrontato i Mobile Armor prodotti dall'MIP, mentre oggi concluderemo la panoramica dei Mobile Suit ispirati dal Principato di Zion, quantomeno quelli tradizionali, ossia quelli non per New Type. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati sulle future uscite. Cominciamo con la vera risposta della Zionic al Gundam prodotto dall'Anaheim, ossia l'MS-14A Gelgoog. Questo modello, l'ultimo progettato per la riproduzione di massa da parte di Zion, doveva essere l'ultima carta da giocare nella disperata resistenza del Principato contro la Federazione. Le performance base sono superiori sia a quelle del DOM che a quelle dello Zaku 2 ovviamente. Il Gelgoog è inoltre armato per la prima volta con un'arma simile a quella del Gundam, ossia un beam rifle, un fucile a raggi. Come quello del Gundam, anche quello del Gelgoog è in grado di abbattere con un solo colpo un Mobile Suit nemico, perché emula la potenza di uscita del cannone di una corazzata. Un'altra cosa che il Gelgoog ha in comune con il Gundam è la presenza di uno scudo, un equipaggiamento difensivo che non è in grado solo di bloccare i proiettili fisici, ma in questo caso è anche dotato di una copertura anti-beam in modo da resistere anche ai colpi a megaparticelle. Infine il Gelgoog veniva equipaggiato, per il combattimento corpo a corpo, con una sorta di arma a doppia lama, la Twin Beam Sword, il cui funzionamento è identico a quello delle Beam Saber del Gundam. Certificazione quindi che il Gelgoog è al 100% ispirato al progetto del Gundam realizzato dall'Anaheim. Ora, sebbene i margini di miglioramento ci suggerirebbero che il Gelgoog doveva essere addirittura superiore al Gundam, ci verrebbe da chiederci com'è possibile che non sia stato così decisivo quanto invece lo stato nel Gundam nelle battaglie finali della guerra di un anno. Purtroppo quest'ultimo modello aveva due difetti. Uno era il costo di produzione, che fece sì che poche unità furono realizzate per le battaglie finali e dovevano scontrarsi invece contro i Jim federali che erano molto più numerosi. Infine vi è anche il problema dei piloti. Nelle fasi finali della guerra Zion aveva perso quasi tutti i suoi piloti e quindi le reclute che vi montarono sopra non furono in grado di sfruttare appieno le potenzialità del nuovo Gelgoog. Ma come al solito anche la Zimmad provò a proporre un Mobile Suit ad alta performance al posto del Gelgoog, però perse a causa della minore versatilità. Questo Mobile Suit fu poi ripreso da uno dei comandanti del Principato e utilizzato come suo Mobile Suit personale. Il comandante in questione era il colonnello Makube e il Mobile Suit era l'YMS-15 Gian. Sul come e il perché questo Mobile Suit venga schierato nella serie non ci dilunghiamo perché ci sono due versioni alternative. Quello che invece è fondamentale è che questo Mobile Suit, il Gian, rispetto al Gelgoog, doveva essere più efficace nel combattimento corpo a corpo. Infatti non sarà equipaggiato con un'arma a raggi come era invece il Mobile Suit della Zionic. Lo stile di combattimento del Gian ruotava intorno alla sua abilità nel muoversi rapidamente con la sua spada. Questa mobilità estrema, specialmente sulle sue gambe e sui suoi piedi, che ricordano addirittura le movenze della scherma, era realizzata grazie a un generatore a impulsi che sostanzialmente convertiva gli eccessi di produzione del reattore e li conservava fino a che non fossero effettivamente necessari per dei rapidi cambi di direzione in modo da garantire un'elevatissima agilità al Gian. Sempre nella gara contro il Gundam federale, il Gian è equipaggiato con una Beam Saber, simile a quella del Gundam ma non uguale. Infatti quella dei federali è adatta ai colpi di taglio, mentre quella utilizzata dal Gian è più adatta ai colpi di punta, proprio simile alle tecniche della scherma. Per difendersi, ma dopo vedremo anche per attaccare, il Gian è equipaggiato con uno scudo. Sebbene questo migliori le sue capacità difensive, in realtà il fatto che all'interno dello scudo siano presenti sia dei missili ad ago che delle mine spaziali rende ovviamente la sua resistenza molto più labile rispetto a quella del Gelgoog. I 60 missili ad ago contenuti nello scudo non sono sufficienti ovviamente per danneggiare seriamente un Mobile Suit, ma possono tenerlo occupato per dare tempo al Gian di posizionarsi e colpirlo efficacemente. Discorso diverso invece per le 25 mine spaziali, in quel caso invece sono in grado anche di danneggiare pesantemente le corazze dei Mobile Suit nemici o comunque degli avversari che entrano nel campo del Gian. Nonostante le sue eccezionali caratteristiche al combattente corpo a corpo dimostrate perfettamente da Makube durante lo scontro con il Gundam, abbiamo già detto che il Gian non ha la sufficiente versatilità, specie in combattimenti a lungo raggio, per permettergli di vincere la sua gara contro il Gelgoog e per questo difatti verrà abbandonato. Ma ci siamo lasciati la chicca più bella per ultima, ossia l'arma tattica più grande e potente della guerra di un anno, il Mobile Armor MA-08 Big Zem. Questo mezzo è gigantesco rispetto ai tradizionali Mobile Suit ed era stato inizialmente pensato come produzione di massa per invadere la Terra e in particolare Jaburo.
In realtà poi Zion non farà in tempo a costruirne abbastanza e ne rimarrà un solo esemplare a difesa della fortezza di Solomon. L'armamento del Big Zam è talmente potente che aveva bisogno di ben 4 reattori per poter essere alimentato, e siccome era difficile raffreddarli, il tempo stimato di battaglia del Big Zam è di soli 20 minuti. Inoltre la difficile gestione di tutte le caratteristiche del Big Zam rendeva necessaria la presenza di 3 operatori all'interno della cabina di pilotaggio, anche se poi è stato visto che poteva essere guidato anche da un solo membro. Durante la guerra di un anno sarà il comandante delle forze spaziali Dozol Zabi a pilotarlo. L'arma principale del Big Zam è ovviamente un cannone a mega particelle alimentato da tutti e 4 i reattori. Questo sparava un colpo superiore a quelli mai visti finora anche dalle stesse corazzate ed era in grado di abbattere più di una nave contemporaneamente. Per proteggere invece il Big Zam da eventuali mobile suit o aerei che potessero avvicinarcisi, esso era equipaggiato con ben 28 cannoni a mega particelle per il fuoco contraereo. Questi sostanzialmente garantivano intorno al Big Zam una copertura approssimativamente a 360 gradi. La protezione a 360 gradi era però teorica, perché i 28 cannoni erano sì posti tutto intorno al torso del Big Zam, ma non fornivano copertura, a causa dell'angolazione, né per bersagli che arrivassero da sopra il Big Zam, né per quelli che arrivassero da sotto il Big Zam, in direzione delle gambe. Per proteggere la parte superiore, allora furono montati dei cannoni Vulcan da 105 mm, che, sebbene più grossi dei tipici cannoni Vulcan, comunque facevano poco contro le corazze Mobile Suit. Per proteggere invece la parte inferiore, ossia quella delle gambe, erano presenti, nascosti come se fossero gli artigli del Big Zam, 6 missili aria-aria. Questi missili erano molto particolari perché non erano esplosivi in realtà, dovevano semplicemente distruggere i Mobile Suit che si avvicinavano troppo con la loro massa e con la loro velocità, quindi scontrandocisi contro. Ma la vera arma a sorpresa del Big Zam era invece difensiva, ossia un generatore di high field che ricopriva tutta la parte superiore del Big Zam come se fosse un grosso ombrello. In questo modo il Big Zam poteva avanzare velocemente contro la flotta nemica senza che i cannoni a mega particelle delle navi potessero scalfirlo, perché di fatti non lo colpivano. L'unica alternativa era resistere con i missili, però ovviamente la spessa corazza del Big Zam lo rendeva molto difficile da abbattere solo con i missili lanciati dalle piccole navi. Al netto dei tantissimi punti di forza e dei pochissimi punti deboli, il Big Zam è sicuramente l'arma più potente, oltre alle superarmi ovviamente, presente nella guerra di un anno. La sua sfortuna sarà l'elevato costo e il poco tempo a disposizione di Zion, che non farà in tempo a produrlo su larga scala, e di conseguenza, una volta persa la guerra, ovviamente il progetto verrà accantonato. Anche per oggi siamo giunti alla fine del video, vi invitiamo a lasciare un like e un commento se vi è piaciuto e ci rivediamo alla prossima settimana con un video che invece tratterà dei Mobile Suit o Mobile Armor realizzati sempre dal Principato, ma questa volta per i New Type. Un saluto e alla prossima!